Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Fampira Biogen Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 16 maggio 2022. Cos'è Fampira? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Fampira durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Fampira? Fampira ha un farmaco a base del principio attivo fampridina, appartenente alla categoria degli farmaci del sistema nervoso e nello specifico altri farmaci del sistema nervoso. È commercializzato in Italia dall'azienda Biogen Italia SRL. Fampira può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Fampira 10 mg 4 blister da 14 compresse, 56 CPR, a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Biogen Netherlands BV. Concessionario: Biogen Italia SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo: fampridina. Gruppo terapeutico: farmaci del sistema nervoso. Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato. Indicazioni: Fampira è indicato per il miglioramento della deambulazione nei pazienti adulti affetti da sclerosi multipla con disabilità della deambulazione, EDS 4-7. Posologia: il trattamento con fampridina deve essere effettuato esclusivamente dietro prescrizione e supervisione di medici esperti nella gestione della sclerosi multipla. Posologia: la dose raccomandata di una compressa da 10 mg, 2 volte al giorno, a distanza di 12 ore, una compressa al mattino e una la sera. Fampridina non deve essere somministrata con una frequenza maggiorenne a copyright in dosi più elevate di quelle raccomandate, vedere paragrafo 4.4. Le compresse devono essere assunte a digiuno, vedere paragrafo 5.2. Mancata assunzione della dose. Il regime posologico abituale deve essere sempre seguito. Non deve essere assunta una dose doppia per compensare la mancata assunzione della dose precedente. Inizio e valutazione del trattamento con Fampira. La prescrizione iniziale deve essere limitata a un periodo da 2 a 4 settimane di terapia, perché a copyright in genere i benefici clinici dovrebbero essere identificati entro 2-4 settimane dall'inizio del trattamento con Fampira. Una valutazione della capacità di deambulazione, ad esempio il test di deambulazione T25FW, TMED25 Footwalk, o la scala di deambulazione per la sclerosi multipla 12 item, MSWS 12, ha raccomandato per valutare il miglioramento entro 2-4 settimane. Se non si osservano miglioramenti, si deve interrompere il trattamento. Il trattamento con questo medicinale deve essere interrotto se i pazienti non riferiscono di trarne beneficio. Rivalutazione del trattamento con Fampira. Nel caso in cui si manifesti una diminuzione dell'abilità di deambulazione, il medico deve considerare l'interruzione del trattamento e valutare nuovamente i benefici di fampridina, vedere paragrafi precedenti. La rivalutazione deve includere l'interruzione di questo medicinale e l'effettuazione di una valutazione della capacità di deambulazione. Nel caso in cui il paziente non riscontri più alcun beneficio nella deambulazione, la terapia con fampridina deve essere sospesa. Popolazioni speciali. Anziani. Prima di cominciare il trattamento con questo medicinale negli anziani occorrerà verificare le condizioni della funzionalità renale. Negli anziani è raccomandato il monitoraggio della funzionalità renale, onde verificare l'eventuale presenza di alterazioni, vedere paragrafo 4.4. Compromissione renale. Fampridina controindicata nei pazienti affetti da compromissione della funzione renale moderata e grave, clearance della creatinina. 50 ml/min, vedere paragrafi 4.3 e 4.4. Compromissione epatica. Nei pazienti affetti da compromissione epatica non ha richiesto alcun aggiustamento del dosaggio. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di questo medicinale nei bambini di età compresa tra 0 e 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Fampira ha un medicinale per uso orale. La compressa deve essere deglutita intera. Non deve essere spezzata, polverizzata, sciolta, succhiata o masticata.
Controindicazioni: ipersensibilità a fanpridina o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Trattamento concomitante con altri medicinali contenenti fanpridina, 4. Aminopiridina. Pazienti con anamnesi o attuale manifestazione di crisi convulsive. Pazienti affetti da compromissione della funzione renale moderata o severa, clearance della creatinina. 50 ml/min. Uso di Fampira in concomitanza con inibitori dell'OCT2, trasportatore di cationi organici, per esempio cimetidina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Rischio di crisi convulsive. Il trattamento con fanpridina aumenta il rischio di crisi convulsive, vedere paragrafo 4, 8. Questo medicinale deve essere somministrato con cautela in presenza di fattori in grado, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti. Il trattamento concomitante con altri farmaci contenenti fanpridina, 4, aminopiridina, ha controindicato, vedere paragrafo 4, 3. Fanpridina è eliminata principalmente attraverso i reni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Fampira durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Fampira durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di fanpridina in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. A scopo precauzionale, a preferibile, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Fampira altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di Fampira è stata valutata in studi clinici controllati randomizzati, in studi in aperto a lungo termine e nell'esperienza post-marketing. La maggior parte, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. I sintomi acuti del sovradosaggio con fanpridina sono coerenti con un quadro di eccitazione del sistema nervoso centrale e comprendono stato confusionale, tremorio, diaforesi, crisi convulsive e amnesia. Le reazioni avverse a carico del sistema nervoso centrale riscontrate a dosaggi elevati di 4, aminopiridina comprendono capogiro, stato confusionale, crisi convulsive, stato epilettico, movimenti involontari e coreo-altetoidi. Ulteriori effetti indesiderati in caso di dosaggio elevato sono aritmie cardiache, per esempio, tachicardia sopraventricolare e bradicardia, e tachicardia ventricolare prodotta dal potenziale prolungamento dell'intervallo QT. Sono stati registrati inoltre casi di ipertensione. Trattamento. I pazienti che incorrono in un sovradosaggio devono essere sottoposti a un trattamento di supporto. La manifestazione reiterata di crisi convulsive sarà trattata mediante benzodiazepine, fenitoina o altre terapie anticonvulsivanti acute. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri farmaci per il sistema nervoso, codice ATC, N07XX07. Effetti farmacodinamici. Fampira ha un bloccante del canale del potassio. Grazie alla sua azione bloccante sui canali del potassio, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Fanpridina somministrata per via orale viene assorbita rapidamente e in maniera completa dal tratto gastrointestinale. Fanpridina ha un indice terapeutico ristretto. La biodisponibilità assoluta di Fampira compresse a rilascio, dati preclinici di sicurezza. Fanpridina è stata sottoposta a studi di tossicità a dosi orali ripetute su diverse specie animali. Le risposte indesiderate alla somministrazione di fanpridina orale erano caratterizzate da insorgenza rapida e elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, ipromellosa, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato, film di rivestimento, ipromellosa, biossido di titanio e 171, polietilenglicole 400. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.